Ciao ragazzi, e come sempre eccoci qua. Cosa parliamo questa sera? Sempre in chat e sono nati alcune domande, qualcuno ha avuto qualche problematica ma che è già stata risolta, che sono appunto accorgimenti. Di cosa parliamo? Sfiato serbatoi. Questo qua è un argomento un po' particolare perché più di una persona ha creato dei problemi, ma questi problemi non sono dovuti alla moto, ma sono dovuti o accessori a un utilizzo non corretto. Allora, premessa, tutto quello che io vi dico e che vi spiego è frutto di test e test. Nel momento in cui io ve lo espongo è perché è stato testato e sodato. Okay? Se nella chat tutte le volte ripartiamo da capo, dove ognuno dice la sua per risolvere un problema che è già stato risolto, o utilizza dei materiali, accessori diversi da quelli che servono per quel tipo di accorgimento, tutte le volte ripartiamo da capo sulla chat 1000 messaggi, 100 messaggi di un qualcosa che è già stato risolto. Non vuol dire che sulla chat non bisogna messaggiare, anzi siamo lì apposta, però sai, abbiamo costruito le fondamenta, primo piano, secondo piano, tutte le volte nel momento in cui uno ha il problema agli sfiati, compra accessori diversi, cose diverse, e cosa succede? Il problema si presenta. Io questa cosa l'ho già risolta, ragazzi, da mo', ok? Se mi ascoltate, non avete il problema. Se volete fare altre strade, però non intasate la chat. Il problema è già stato risolto. Quando vi risolvo un problema, io non lo faccio per me, lo faccio per voi. Partite da lì, almeno, partite da lì. Dopodiché, se volete modificare, andate in direzioni diverse. Ovviamente ognuno fa quel cavolo che vuole, però sapete, dopodiché bisogna sempre ripetere, bisogna riportare, perché dopo, dando informazioni fuorvianti, tante persone non capiscono e si va in giro, ok? Quindi, per quanto riguarda gli sfiati, allora, anteriori e posteriori. Gli anteriori, i tappi sono i suoi originali, ok? Solo con queste sfiati. Se voi acquistate sfiati in giro, ovunque, gli sfiati non sono tutti uguali. Io sul mio sito vi ho messo il link. A me non me ne viene in tasca un fico secco, neanche se voi premete il link. Il link è gratuito, è semplicemente un punto di riferimento dove andare a prenderli, quelli corretti. Non tutti gli sfiati sono uguali, quelli del link vanno bene. Chiaro ragazzi? Ci sono sfiati che non vanno bene, sono uguali, non vanno bene. Quelli del link vanno bene. Se partiamo da lì a discutere, ok. Se prendete altre cose, si ritorna indietro. Chiaro? Quindi, tappo originale Cove. Vi faccio vedere sotto, c'è una foto anche sul mio sito, ma spero che si veda, vi faccio vedere sotto. Per risolvere il problema, che alcune volte possono tapparsi con la pressione questi forellini, voi fate o allargate questi fori o fate due taglietti laterali e avete intanto risolto il problema. Vi sconsiglio di toglierlo questo, non dovete toglierlo, perché questa è una guarnizione che vi serve in battuta. Non toglietelo, allargate, prendete una forbice, tirate su, forbicina, risolto il problema, finito. Questi sfiati che ho nel link sul mio sito, cosa fanno? Vi permettono di aspirare l'aria dall'esterno, non fa uscire la benzina se in caso di caduta, ma i vapori escono. Chiaro? Cosa vuol dire? In aspirazione potete aspirare a qualsiasi pressione che lei passa, aspira. Nell'uscire i vapori sono pochissimi, quindi quando sono pochi
la valvola non chiude, questi vapori escono, il serbatoio non gonfia, chiaro? In caso di problemi non gonfia, i vapori escono. Nel momento in cui gli arriva la benzina, tappa, chiaro? Quindi con questi tutti i vostri problemi sono risolti, partiamo da lì. Dopodiché, questo qua, serbatoio sinistro, e stessa cosa per il posteriore. Questo qua è un tappo a Cerbis, c'ho il link sul sito dove il tappo funziona perfettamente. Non ho fatto nient'altro che accorciare ancora di più lo stellino, chiaro? Perché così dietro non mi dà fastidio. Non lo sento neanche lì in fondo, questo qua non potete sentirlo, ma fa il suo dovere, ovvero in aspirazione aspira, quando si creano i vapori butta fuori, perché i vapori sono lenti, non fa in tempo andare a chiudere, sono lenti, quindi escono, nel momento in cui cadete o rovesciate la moto, tappa. Stessa cosa, c'è da fare uno sfiato ulteriore sotto, ma tenete la guarnizione, chiaro? Ci sono alcuni video, ed è capitato a un ragazzo, mi sembra Andrea forse, non mi ricordo, che ha iniziato a buttare fuori benzina dal anteriore e dal posteriore. Allora ragazzi, tenete in considerazione questa cosa. Allora, se fosse stato inverno non sarebbe successo. Cosa succede? Voi qua sopra, se riempite gli anteriori e i posteriori, avete 32 litri di benzina. C'è tanto ci potrebbe essere tanto vapore. Una cosa in più, un dato: se voi li riempite, siamo a luglio come adesso, li riempite, come si dice, a tappo, al massimo, quindi praticamente lì a livello, quando la benzina entra dal distributore specialmente, non so se ci avete mai badato, ci badate sulle moto stradali che avete il serbatoio in mezzo alle gambe e in metallo, il serbatoio diventa ghiacciato, freddo, perché la benzina che arriva è fredda, ok? È fredda perché non ci sono 30 gradi fuori, ok? È fredda rispetto ai 30 gradi esterni. Cosa succede? Voi riempite tutto a tappo, al limite, benzina fredda, prendete la moto, finito il distributore, vi spostate di pochi chilometri e la fermate, o addirittura vi fermate al bar del distributore. Cosa succede? La benzina si scalda, perché o la tenete al sole o anche se la tenete all'ombra arriva a 30 gradi, ok? 32 litri di benzina, che con questa differenza termica il volume cambia. Se voi avete la benzina a tappo significa qua sotto, nel momento in cui il volume sale solo di mezzo centimetro, di 1 centimetro, la benzina è già qua, inizia la benzina a evaporare, inizia a dilatare i serbatoi, finché a un certo punto sentite bollire, sentite bollire la benzina, aprite i tappi e salta fuori benzina da tutte le parti. È un principio fisico, ragazzi, non ci si fa niente, ok? Almeno qua, perché ci sono moto, quelle stradali, che hanno degli sfiati apposta per evitare questa cosa, tappi ermetici, insomma altre cose. Questa no, è una moto normale, specialistica, tappi semplici. Quindi cosa accade? Voi non dovete riempire a tappo, specialmente in estate o specialmente dove sapete che ci sono forti escursioni termiche, perché dovete dare agio alla benzina a dilatarsi, ok? Quando è che potrei pensare di riempire a tappo? Io riempio a tappo e poi parto a manetta, so che devo andare, andando la benzina viene consumata e velocemente, quindi non avete questo problema, anzi riempite e poi via, ma dovete farlo solo se andate forte. Se voi riempite, poi iniziate a tappo, poi partite, vi fate mezzo chilometro, piano piano, iniziate ad arrivare alla mulattiera o iniziate nello sterratino, la benzina vi esce, i serbatoi si gonfiano, veramente è pericoloso.
non fatelo, ma non è un problema della Cove, è un problema, è fisica, è un problema di tutte queste moto. Sì, a questo qua accade meno nelle moto specialistiche, ma avete anche quanti litri in meno di benzina? Qua avete 32 litri di benzina, e a chi è capitato è perché ha riempito tutto a tappo. Chiaro? Io l'ho riempita un sacco di volte la moto, di tutti i territori, ma io gli lascio sempre 3 centimetri, cioè quando la vedo lì 3 centimetri mi fermo, gli lascio lo spazio di muoversi alla benzina, di sfiatare, okay? Se la benzina mi arriva sopra è un disastro, perché non riesce più a sfiatare, le valvole si tappano perché sentono la benzina e quindi si chiudono, sotto hanno la pressione, diventa un serbatoio ermetico, inizia a crescere, voi è un processo che non finisce più, finché non aprite il serbatoio e vi esce benzina da tutte le parti. Quindi, ragazzi, il problema degli sfiati non è dovuto alla Cove, ma è dovuto a un utilizzo non corretto. Semplicemente non riempite, lasciategli 3-4 centimetri destra, sinistra e dietro, vedrete che non vi succederà mai, mano sul fuoco, non vi succederà mai, impossibile, perché non può cadere. Quindi, cosa dovete fare? Ripeto, sfiati. Questa è una soluzione super racing? No. Ok? Cosa vuol dire? Se io faccio solo Africa, se io faccio solo polverone, questi non vanno bene, ma non entriamo nello specifico. Ci servono quelli collegati con una valvola centrale e con lo sfiato che va giù e con un filtro sotto, ma sono altre cose, lasciate perdere. Nella maggior parte dell'utilizzo di qualsiasi utente, enduro, stradale, trasferimento, cavalcate, questi vanno più che bene. Voi non farete mai 10.000 km come una Dakar in 10 giorni, chiaro, in 12 giorni, non li farete, okay? A meno che andate a fare la Dakar o andate a fare gare di questo tipo. Allora, qua ci va un'altra tipologia, ma non stiamo parlando di quello. Non stiamo parlando di questi utenti. Io parlo per voi, per una persona che la utilizza normalmente. Okay? Normalmente significa non la Dakar, non l'Africa Eco Race e non rally di una settimana. Okay? Io l'ho utilizzati, questi qua, una settimana comunque all'Amas Rally. Non ho avuto problemi, ma non si vede nell'immediato. Okay? Il problema è che col tempo, e se state tanto in polvere dietro a camion, macchine, e specialmente molto aperti, quindi c'è molta depressione e aspirano, piano piano portano dentro delle particelle che potrebbero nel tempo, nei 10.000 km, andare ad accumularsi e crearvi problemi. Ma cancellate questa cosa, non è per tutti, ok? Solo per un piccolo segmento. Quindi, perché ho messo questi? Perché vanno bene per tutti, sono perfetti, funzionano e vi risolvono il problema. Chiaro? Quindi vi chiedo cortesemente che quando ci sono questi problemi, almeno partiamo da una base. Avete fatto quello che vi ho detto, non perché voglio che voi lo fate, ma perché almeno partiamo da basi solide, ok? Vuol dire che quello che dico è infallibile? No, perché ben venga, se uno mi viene a dire guarda, ho fatto quello che hai detto, ho fatto quello che hai suggerito, ho riscontrato questo problema, perfetto, bene, lo affrontiamo, vediamo, è cambiato qualcosa, va benissimo, ma cambiando i materiali, cambiando il sistema, cambiando tutto, non possiamo rimangare tutte le volte. Chiaro ragazzi? Vi voglio bene io, sempre. E ricordate che lo faccio tutto per voi, ok? Ragazzi, per questa sera è tutto, io vi saluto, vi do la buona serata, ciao!